Ciao, bentornati su Rifugio Perfetto. Nel video di oggi vi mostrerò quello che faccio per massimizzare gli spazi e organizzare le cose in bagno. Io ho sempre vissuto in case veramente piccole e cercare di sfruttare tutti i centimetri disponibili, anche quando non c'erano, ormai è diventato un istinto naturale, fa parte del mio DNA. Come abbiamo già visto nei video precedenti, in commercio troviamo accessori salvaspazio per organizzare qualunque cosa e anche se il nostro bagno è veramente minuscolo, con qualche giusta strategia e ausilio intelligente possiamo aumentare drasticamente lo spazio disponibile. Bene, allora vediamo da dove iniziare. I due problemi principali nell'organizzazione del bagno sono non avere spazio a sufficienza, come organizzare le cose. Un piccolissimo consiglio che volevo darvi come introduzione: se dovete ristrutturare un bagno piccolino e state scegliendo i sanitari, cercate di preferire un lavabo da incasso o sospeso e non a colonna. In questo modo potrete inserire al di sotto un mobile. Scegliete sanitari sospesi e la doccia al posto della vasca. Come in ogni altra stanza, anche in bagno è utile cercare di sfruttare gli spazi verticali liberi, quindi verifichiamo se ci sono angoli dove poter aggiungere mobili o mensole e sfruttiamo anche gli angoli più nascosti e le piccole nicchie. Uno spazio che solitamente viene lasciato libero ma che potrebbe essere sfruttato è la parte di muro al di sopra del WC, dove potremo appendere un pensile stretto o delle mensole. Utilizziamo dei ganci appendiabiti non solo per gli asciugamani, ma anche per tante altre cose, come il sacco portabiancheria o per appendere la nostra bigiotteria. Spesso ci capita di comprare dei flaconi e altri prodotti in formato maxi per una questione sia di risparmio e anche di rispetto per l'ambiente. Cerchiamo allora di eliminare le confezioni originali dal bagno, travasando il prodotto in contenitori più piccoli e conserviamo le confezioni in formato famiglia in un armadio al di fuori del bagno. Io li tengo nello sgabuzzino in una scatola di prodotti solo per il bagno. Io le chiamo vaschette portadetersivi, ma non so se esiste un altro termine. Sono comode non solo per i detersivi, ma anche per tutti gli altri prodotti da bagno. La comodità sta proprio nel fatto che in mancanza di spazio possono essere portate fuori, quindi ad esempio se la famiglia è numerosa e il bagno è troppo piccolo da non consentire di tenere le cose di tutti, ognuno potrà tenere un cestino nella propria camera da portare all'occorrenza con i prodotti personali in bagno. Se dietro la porta non hai ancora appeso nulla, è arrivato il momento di farlo. Sarebbe un peccato non sfruttare questo spazio ideale per appendere asciugamani, accappatoi o anche un portascarpe, utile per conservare tutto quello che ci serve. Se abbiamo un normale portasciugamani possiamo moltiplicare lo spazio aggiungendo dei semplici ganci. Occupiamo tutto lo spazio sotto il lavello, magari anche solo con mensole a giorno, come nel mio caso. Massimizziamo lo spazio all'interno dei pensieri e dei cassetti, aggiungendo dei ripiani o dei contenitori sovrapponibili o attaccando ganci adesivi alle ante. Prima di riordinare i prodotti facciamo una bella pulizia di tutti i prodotti quasi terminati o di quelli mai usati che ormai sono scaduti. Ordiniamoli per categoria, secondo il principio fondamentale dell'organizzazione dei simili con simili. Quindi dividiamo tutti i prodotti di make-up, quelli per il viso, quelli per il corpo, i capelli, manicure, eccetera. Teniamoli in contenitori separati in modo che sia tutto facilmente visibile e accessibile. Lascia tutto ciò che usi quotidianamente vicino al lavandino in modo da poterlo raggiungere senza bisogno di spostarti. Puoi tenere le cose in un mobiletto con anta sopra il lavandino o aggiungere delle mensole. Usa dei contenitori trasparenti per i piccoli oggetti. A me piace tantissimo usare le giare. Anche quelle delle Yankee Candle vanno bene. Se vogliamo riutilizzare una giara senza fatica la lasciamo 2 ore nel freezer e 15 minuti a testa in giù e poi in ammollo con acqua calda per staccare l'etichetta.
Mentre per i piccoli accessori da manicure o i pennelli possiamo riempire dei bicchieri, che non usiamo più, con del riso. Tieni i detersivi a portata di mano per la pulizia a lampo di tutti i giorni, li puoi lasciare anche in un cestino come questo, che abbiamo già visto, o in una piccola bacinella. Solitamente il posto adibito alle medicine è il mobile a specchio con antapribile sopra il lavabo, che però io non amo tanto, lo trovo scomodo per i piccoli oggetti perché lo spazio dei ripiani è molto stretto, però possiamo comunque risolvere questo inconveniente aggiungendo dei contenitori in vetro o in plastica della giusta misura. Oppure possiamo lasciare le scatole in bella vista, l'importante è sempre aggiungere un'etichetta. Io preferisco utilizzare questo mobile per i prodotti del bagno di tutti i giorni, mentre i farmaci preferisco tenerli in una cassettiera, che attualmente è un vero disastro, è arrivato proprio il momento di metterla in ordine. Inizio col primo cassetto eliminando i prodotti scaduti o che non uso più. Quindi alla fine terrò solo i prodotti dell'igiene orale e quelli per radersi divisi con questi contenitori di Ikea che adoro. Bene, il primo cassetto è fatto, passiamo ora al secondo, dove terrò soltanto i farmaci. Prima di tutto toglierò i farmaci scaduti e anche gli sciroppi che sono stati aperti per una durata maggiore rispetto a quella indicata nel bugiardino. Successivamente andrò a dividerli in base alle categorie seguenti: medicine pediatriche, antidolorifici e antinfiammatori, antibiotici, stomaco-intestino, antistaminici, gel e cerotti antidolorifici, prodotti naturali omeopatici, mentre quelli veterinari, se li avete, vi consiglio di riporli proprio da un'altra parte. Usiamo dei separatori da cassetto, dei contenitori per tenerli suddivisi. E posizioniamoli in modo da vedere subito il nome del farmaco appena apriamo il cassetto. Un'altra buona abitudine è quella di scrivere nella scatola a chi sono stati prescritti e per che cosa, così ce lo ricorderemo anche a distanza di mesi. È utile anche segnare il nome del farmaco e la scadenza, soprattutto di quelli che prendiamo più spesso. E infine nell'ultimo cassetto necessario per il primo soccorso è l'aerosol. Se ci capita di partire spesso, lasciamo una bustina trasparente con i farmaci che ci portiamo sempre appresso e scriviamo anche un elenco di ciò che contiene.